Non sono nel deserto, tutto parte da questo foglio qua, è la convocazione ufficiale da parte della federazione per far parte della squadra nazionale per il mondiale. In effetti questo qua è il campo del mondiale. Là ci sarà il gazebo mio, o quantomeno di Garima, che è in costruzione, e tutto attorno per ora c'è deserto. Allora, siamo arrivati in Villa Tuscolana, questo è il fantastico panorama. Là ci sono la Valentina e i miei due compagni Vincenzo e Mirko, e questa qua è Villa Tuscolana. Benissimo, andiamo a ritirare la mia maglietta perché vedete loro ce l'hanno già la maglietta, io non l'ho presa. Questa cena di benvenuto dove ci sono tutte le nazioni, è opportuno che la squadra italiana abbia la divisa italiana. Attenzione, c'è YouTube, attenzione YouTube. Olle! Thank you. È soltanto per voi la Grecia. Al contrario. On the other side. Ah, vuoi lì che ne faremo a meno. Mercoledì siamo in costruzione dello stand, stiamo mettendo su le robine carine, abbiamo le magliettine al vento, questa qua è merchandising e adesso sto iniziando a mettere su i prodotti. Tower, c'è spazio per le ruote. Questa è la linea di taratura e i cartelli su cui provare le proprie armi. Cosa si prova? Si prova generalmente la velocità, l'ottica, se risponde bene al caldo e si cerca di capire qualcosa in più rispetto al vento. Prima di entrare in taratura bisogna fare il controllo ultimo, che è quello del cuscino. Il cuscino deve entrare praticamente dentro questa scatola. In effetti il mio cuscino ci entra e a quel punto viene dato un bollino. Questo qua è un bollino che viene messo sulle ottiche. Vi ricordate il video in cui spiegavo, no, il valore di questi bollini? Sono pronto per entrare dentro in taratura. Come è andata in taratura? Un disastro. Non tanto per il vento che è ingestibile, ma anche per il comportamento dell'ottica, in cui fa estremamente caldo. Vi faccio vedere una cosa. Dovrebbe segnarmi i 50 metri con un cartello da 50, invece mi segna i 46 metri. Un tiratore di field target ha almeno due ruote o quantomeno due stime, una che utilizza durante i mesi caldi, quelli estivi, e una che utilizza durante ovviamente i mesi freddi, quelli invernali. Vuol dire che sono indietro di 4 metri. Alle distanze più brevi sono giusto e ogni volta che mi allungo l'ottica segna qualche metro in meno. Come vedete il filo è sempre e costantemente in direzione orizzontale. Vuol dire che ci saranno almeno 10-15 metri al secondo di vento, almeno. Vi faccio vedere una cosa. In effetti tutte le bandierine segnavento che potete vedere sono costantemente tese. Non c'è una vegetazione a foglia larga che si muove con il vento. Se c'è poco vento si muove poco, o se c'è tanto vento si muove tanto, che fa capire che cosa sta succedendo. No, qui che c'è sia poco o tantissimo vento, questa vegetazione secca non si muove, perciò bisogna andare molto ad intuito. E terza difficoltà è il fatto del riverbero fortissimo, non riesci a mettere a fuoco la sagoma proprio perché tra me e la sagoma c'è il vento, provoca riverbero e l'ottica non riesce a mettere a fuoco la sagoma, ma è come se mettesse a fuoco il vento. Di conseguenza diventa tutto estremamente difficile. Menzione speciale per il cricettino che sta mangiando costantemente. C'è Carlo della Canguro, famosissima azienda che si occupa, a dire la verità, di tante cose. Nello specifico oggi qua fa aria compressa con una serie di accessoristiche davvero incredibili che possono andare dalla ricarica, ottiche, pallini, accessori, ha un po' di tutto quanto. Rispetto a stamattina il vento è un po' cambiato, i problemi invece sono sempre gli stessi.
Giornata di gara, abbiamo finito lo stand finalmente, eccolo qua in tutto il suo splendore. Adesso andrò in taratura. Intanto è arrivato anche lo stand della JSB alle mie spalle. Good morning. Good morning. Hi. Ciao Franco. E poi alla fine si vede Franco con la sua fantastica carabina che abbiamo visto. È la prima volta che viene testata con questo caldo. Alessandro, che oggi è shooter ma anche io vi benedico. Benedico il nome. Adesso vado a fare un versamento. Un versamento, sì, ok. La chiesa ha bisogno di capitali liquidi. Ha optato per un abbigliamento bianco, giustamente è la scelta migliore con questo sole. Il problema è che il risultato è che sembra tutti l'hanno scambiato per il prete e per confessare i peccati prima della gara. Quindi abbiamo circa 220 tiratori, più di 10 nazioni. Tra una decina di minuti finirà la taratura e partiremo col briefing. Non siamo al mare, ma siamo a fare il briefing. Vedete, più ombrelloni che altro. Bravo Mirko. Delle formiche che vanno tutte quante dal briefing alle proprie piazzole di partenza. La mia è la piazzola numero 8, sono con un olandese e un tedesco. Questa modalità Sandokan è per pararsi dal sole. Vedete che c'è scritto là il numerino delle piazzole. Qua siamo alla numero 4. These are my friend for today, Mike, ok? And Bert, ok? Hello. 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 Questo qua è la nostra tabellina, qua ci sono i nostri nomi, in effetti avete già visto la tabellina. E quando partiamo, partiamo. Piccolo ma grande problema. Praticamente i cordini che collegano le sagome alla piazzola erano troppo fragili. Che vuol dire? Ogni 5 minuti c'era un fischio, i marshal dovevano fermare la gara per cercare di risolvere il problema. Quindi è stato deciso dalla direzione, una cosa che solitamente è difficile che succeda. No, non ci provare per niente. Cioè lo stop alla competizione, la riprenderemo nel pomeriggio alle 3:30, cerchiamo un po' di rasserenare gli animi e riprendere un po' di energie. Io nello specifico approfitterò della piscina e dell'aria condizionata per ricaricare le batterie. Abbiamo iniziato il primo giorno di gara, questo qua è Alberto con la sua videocamera, farà il reporter ufficiale dell'evento. Fa caldissimo, spero veramente tanto che oggi vada tutto liscio per noi, per la competizione, per l'organizzazione e adesso concentrati. Questo è il mio score, io sono sulla destra, ieri abbiamo fatto 1, 2 e 3, ho fatto il primo errore e oggi siamo partiti e questa qua è la prima di oggi. In effetti questa qua ce l'hanno praticamente tutti quanti in testa, la bagniamo con l'acqua, la mettiamo in testa e porta un po' di sollievo. Vi faccio vedere, per esempio, diciamo che è la strategia vincente. Ok, abbiamo finito la prima linea, sono riuscito a fare un 10, forse sarà l'unico, non lo so, vediamo. E siamo arrivati alla piazzola in piedi, una tra le più difficili piazzole da fare. Io devo ancora sparare in diretta, in diretta, vediamo cosa faccio. Non è andata benissimo, in effetti ho fatto la prima e la seconda no. Il problema è stato il vento, non devo dire parolacce, talmente forte che spostava la carabina e non riuscivo a stare neanche fermo e ho finito il tempo, quindi 0. Ok, concluso in maniera veramente
bruttissima questa linea qua, tantissimi errori, gliela ridò a Mike. Tieni Mike. Hello. Questa parte qua di campo è incredibilmente difficile perché il vento gira in una maniera davvero fortissima e pazzesca. Ecco, adesso sentite i Marshall che stanno fischiando perché c'è qualche problema e quindi bisogna fermare la competizione. Allora, a questo punto della competizione inizia a sentirsi la fame, inizia a sentirsi estremamente il caldo. Da questa linea qua, che è la 25, dobbiamo tornare alla 1, che è dall'altra parte della collina, in fondo di là. Siamo a più di 4 ore di gara e l'ambulanza ancora non si è vista, questa è una buona cosa. Siamo quasi alla fine della gara, mancano solo 2 piazzole, vi faccio vedere. È in assoluto una delle gare più difficili che abbiamo mai fatto nell'ultimo periodo. Il vento è davvero pazzesco, veramente in questa maniera penso di non aver mai sparato volate di vento incredibili. Stiamo parlando del mondiale e se guardate proprio i risultati di tutti quanti noi sono davvero molto bassi. Seguiamo Mike ed è difficile rimanere in porteria. Bello, per farvi vedere le condizioni del vento. Ok, la mia gara è finita, una piccola rivincita, l'ultima piazzola alla 7 ha fatto 2x. Facciamo i conti, siamo a 10, 5 e 5 20, 28 e 7 35 è il mio punteggio di oggi. The score of Mike is 31. Yeah, and this is our score. Ok. Adesso chiederò ai miei compagni di piazzola una parola che descrive la giornata. Bert, one word to describe the first day of the shooting. Terrible. 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 Vado a chiederla a Mike. The wind is so crazy, you cannot believe it. Don't hit the 28-meter target. Cannot hit the faceplates. Adesso vi racconto che cosa ha detto. Thank you, Mike. No problem. Poi gli italiani che sono rimasti sopravvissuti quanto hanno fatto? Mirko! Hello, Ciao, quanto hai fatto? oggi 30. 30. 30, sì. Andiamo dagli altri. Quanto hai fatto? 16. 16. Vince? Quanto hai fatto? 22. 22. 20. 20. Paparini. 22, ok? Andiamo dagli altri italiani. Quanto hai fatto? Ciao, 15 belli. 15, la migliore di noi. Ho sparato mio figlio, ha fatto 8. Ah sì, con l'ha detto. Me l'ha detto, sì, me l'ha detto. 30. 30, super contento. Soddisfatto, dai.